Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per la seconda parte di aprile 2022. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali, grazie. Abbiamo il Chirofante, ovvero il Papa. Cari amici del Sagittario, potrebbe essere per voi un periodo, diciamo con un taglio spirituale per qualcun altro si potrebbe parlare di quello che è un'ufficializzazione magari di una relazione, romantica piuttosto che di una relazione lavorativa, insomma. E invece per qualcun altro potrebbe anche risuonare come una sorta di risveglio spirituale, se vogliamo, potrebbe risuonare anche come una presa di consapevolezza di una realtà, diciamo così, più ampia. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli oracoli per voi. Ok, l'isola del tesoro. Direi che promette molto bene. Probabilmente qui c'è qualcuno che sta, ehm, diciamo così, lavorando per riuscire a raggiungere quelli che sono i propri obiettivi, quelli che sono i propri desideri, o probabilmente avete trovato un tesoro. Magari qualcuno non è ancora consapevole del tesoro che ha trovato. La carta è un numero 9, magari per qualcuno potrebbe risuonare. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi, ok, che cosa vi dicono. Allora, abbiamo un 9 di bastoni, abbiamo un 2 di pentacoli, scusate, un 2 di coppe, la ruota della fortuna, la torre al contrario, un 7 di bastoni al contrario e un 9 di coppe al contrario. Dunque, si parte con quello che è un 9 di bastoni, quindi sento che qualcuno è, diciamo così, arriva da un periodo o potrebbe essere ancora in quello che è un periodo, insomma, dove è stato necessario difendersi, dove probabilmente qualcuno ha ricevuto un duro colpo e diciamo così che siete impegnati, se vogliamo, in quello che o siete stati impegnati in quello che era il difendervi da qualcuno, da qualche tipo di situazione. Ehm, C'è una sorta di atteggiamento sulla difensiva. Abbiamo poi un bellissimo 2 di coppe. Il 2 di coppe mi parla di quello che è un'unione, mi parla di quello che è un compromesso. Per qualcuno potrebbe anche essere un contratto, visto che qui abbiamo comunque anche il Papa, e può parlare di quello che è un incontro, ok? Abbiamo la ruota della fortuna al contrario. La ruota della fortuna al contrario, mi esprime come, diciamo così, la volontà di non cambiare, nel senso che comunque la ruota della fortuna quando è dritto parla sempre di quelli che sono dei cambi veloci, dei cambi repentini. In questo caso, avendola al contrario, è un po' come se non ci volesse essere questo tipo di cambio, questo tipo di sì, di trasformazione se vogliamo anche. E difatti anche la carta della torre è al contrario, quindi c'è un qualche cosa qua che deve in qualche modo essere trasformato, cambiato, lasciato indietro, tagliato, che in realtà non viene fatto, insomma, questo taglio, come posso dirvi, questo togliere più che taglio, non viene fatto in questo momento da voi. Continuiamo poi con un 7 di bastoni al contrario e qui di nuovo sento che probabilmente c'è qualcuno che vi sta influenzando in qualche modo, probabilmente c'è qualcuno che vi sta, diciamo così, mhmm, fuorviando o complicando le idee o è come se ci fosse
ci fossero delle influenze esterne che vi stanno comunque condizionando, ma non tanto a livello pratico diciamo, a livello verbale. Cioè magari state parlando con qualcuno e vi dice la loro opinione e voi vi fate influenzare troppo da questa opinione, okay? È un po' quello che vedo. Poi dopo andremo a spiegare meglio con gli altri tarocchi. Abbiamo poi un 9 di coppe al contrario e qui sento che per molte persone non c'è quello che è un reale appagamento emotivo, non c'è quello che è uno star bene nel suo insieme, diciamo. Poi abbiamo un 8 di bastoni e un 4 di spade. Quindi qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di prendersi un momento, ha bisogno ehm, di guarire fondamentalmente. Il 4 di spade parla sempre di una persona che ha bisogno di prendersi un momento per riuscire a recuperare le forze, per riuscire a vedere anche la situazione da un altro punto di vista. È una carta, diciamo così, dove si è consapevoli del fatto che non si stia bene nella posizione dove si è, ma, per certi versi è un po' come se non si avessero le forze, diciamo così, per uscire da questo tipo di situazione, okay? Andiamo a vedere il 9 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo il diavolo e un 8 di pentacoli, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento a una situazione lavorativa dove magari, perché comunque essendoci il diavolo c'è un qualche tipo di relazione tossica, c'è un qualche tipo di tossicità all'interno di questo posto di lavoro, probabilmente qui ve l'hanno fatta un po' sporca e adesso siete, diciamo così, in una fase appunto di difensiva. Allora, il 2 di coppe è spiegato da un re di coppe al contrario e da un 5 di spade. Quindi probabilmente qui si tratta di quello che è perché il 5 di spade parla di conflitti. Quindi potrebbe essere che ci sia stato un conflitto con una persona a cui voi tenevate tanto o con cui voi avete un qualche tipo di legame, diciamo così, stretto. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo la forza, il 2 di pentacoli e di nuovo il 4 di spade che avevate qua, ok? Quindi di nuovo questa ruota della fortuna al contrario, a questa ruota della fortuna al contrario manca una spintarella, diciamo così. Siete in una fase, come vi dicevo prima, di recupero delle forze, siete in una fase dove avete bisogno di stare fondamentalmente con voi stessi perché non avete più la forza di districarvi in tutte queste situazioni, in tutte queste magari conflitti, in queste lotte interiori. Andiamo a vedere la torre al contrario di che cosa parla. Abbiamo... Wow, parla un sacco. Allora abbiamo un 3 di coppe al contrario, 6 di spade al contrario, asso di bastone al contrario, 8 di bastoni al contrario, la temperanza al contrario e il 3 di spade che mi pare giusto, l'unica carta dritta. E c'è il bisogno di allontanarsi da un qualche tipo di tradimento, un qualche tipo di sofferenza. Probabilmente qui qualcuno ha vissuto, diciamo così, una relazione a 3, e però quello che sento io è che fondamentalmente non vi allontanate, non troncate la situazione. Nonostante abbiate il chierofante e siete consapevoli, avete preso consapevolezza, avete preso coscienza anche di altre cose, però in questo momento è come se non riusciste a lasciarvi indietro questo tipo di persona, situazione o di relazione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, al contrario. Qui c'era una carta girata. Abbiamo un re di bastoni al contrario. Ancora uno per piacere. E un 9 di spade al contrario. Allora, penso che ci sia questa figura maschile o una figura magari femminile con una forte mascolinità, diciamo, con un forte lato, un forte divino maschile sviluppato, diciamo, che vi sta in qualche modo confondendo le idee. Ehm
anche se in realtà da un lato, cioè lo fa in modo benevolo, perché sento che è come se stessi cercando di rassicurarvi, di rasserenarvi, però in realtà non è quello il risultato che sta ottenendo, perché comunque qui avete questo set di bastoni al contrario, invece di, diciamo così, darvi uno spiraglio, darvi una speranza, vi sta confondendo perché vi sta, diciamo così, consigliando secondo la sua esperienza di vita personale, che non è uguale alla vostra. Occhio voi con questo set di bastoni a non farvi condizionare troppo da questa persona. Andiamo a vedere il 9 di coppe, per piacere, grazie. Abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, un asso di coppe e un asso di spade. Scusate. Qui per qualcuno fa riferimento a una relazione magari da un punto di vista emotivo, e diciamo così che quello che sento è che non siete completamente appagati per questo 9 di coppe al contrario, perché probabilmente qualcuno non ha fatto la proposta, non ha fatto quel passo in avanti che potrebbe trattarsi della proposta di matrimonio, di un contratto, di una proposta di convivenza, di un nuovo lavoro, però sento che è come se vi s qualcuno stava aspettando questo tipo di nuovo inizio, questo tipo di comunicazione, questo tipo di chiacchiera, diciamo, ma probabilmente non è arrivato ed è per quello che voi siete, con questo 9 di coppe al contrario, dove non siete completamente soddisfatti, diciamo, della situazione o della relazione, okay? Andiamo a vedere l'8 di bastoni, per piacere. Abbiamo la carta della stella e un altro 9 di coppe che ce l'avevate già qui, girato al contrario. Guardate, è come se le carte dicessero che è necessario fare un qualche tipo di comunicazione, un qualche tipo di dialogo, comunicare quello che è il vostro desiderio, quello che è il vostro sogno, o meglio, quello che è il vostro obiettivo. Andiamo a vedere il 4 di spade, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di bastoni e una regina di bastoni. Allora, sono usciti re e regina di bastoni, quindi potrebbe essere che per qualcuno sia una coppia predestinata. Ripeto, c'era anche il 2 di coppe, che parla comunque di un'unione, quindi che sia un'unione lavorativa, che sia un'unione romantica, sempre di unione si sta parlando. E per certi versi potrebbe essere, come vi dicevo prima, una collaborazione predestinata con queste 2 carte, con il re e la regina di bastoni. Però per certi versi è come se, mhmm, una parte di questa relazione, di questa situazione, avesse bisogno di essere riconosciuta, avesse bisogno di quello che è un'ufficializzazione, che è un po' quello che di cui ci parla il Papa, il Chierofante, ma probabilmente non sta ancora arrivando. Siete, diciamo così, sulla buona strada, perché vi sento, in quella direzione, però ecco probabilmente, non arriva ancora il tipo di riconoscimento che voi vorreste, ecco. Wow. Bene, attenzione a questo inizio lettura con questo ambiente un po' tossico che vedo che avete, lasciate stare i conflitti, nel senso andate avanti per la vostra strada. Sì, comunque c'è qualche cosa qua che deve essere lasciato indietro, eh. Probabilmente una chiacchierata, un qualche tipo di dov'è l'8 di bastoni? Qua. Un qualche tipo di chiarimento, scusate, che dovete affrontare con qualcuno. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio per i nostri amici del Sagittario con i tarocchi di Osho. Io vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete mettere un like al video, condividere o commentare. Bene, abbiamo partecipazione e isolamento. Isolamento è un 3 di spade, e la partecipazione è un 4 di bastoni. Quindi da un lato, guardate che caso, con una carta parla di partecipare a qualche gruppo e con la seconda carta parla di quello che è in realtà un isolamento. Sono 2 carte contrapposte.
Sento che per qualcuno qui si tratta di iniziare a partecipare, in quello che potrebbe essere un gruppo di lavoro, un gruppo familiare, un qualche tipo di, come vi posso dire, di progetto un po' in grande, perché questa carta parla di quello che è un progetto che comunque darà una sorta di stabilità. Quello di cui non siete consapevoli è che, ragazzi, vi state tenendo questo dolore dentro. Avete bisogno di sciogliere, di piangere fondamentalmente, avete bisogno di buttar fuori quello che è tutto quello che è il vostro dolore. Avete bisogno piano piano di sciogliere quello che è il ghiaccio che si è formato un attimino intorno al vostro cuore, probabilmente in questa zona qua della lettura, per quello che abbiamo visto all'inizio, insomma. Ok, andiamo a vedere con queste carte un messaggio di luce per chiudere la lettura. Io sento che, tutto sommato non è un periodo malvagio, ecco. L'unica cosa è che forse, come si dice colloquialmente, vi manca una carta per far pinacola. C'è una sorta di appagamento, c'è una sorta di unione, ma non è proprio esattamente, diciamo così, quello che volete voi, anche se comunque siete sulla buona strada, insomma, perché questa carta era l'isola del tesoro. Abbiamo osservazione, espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita. Questa carta, vi vuole un po', diciamo così, aiutare a capire che le cose funzionano con degli schemi, sono l'energia fondamentalmente lavora a schemi, sono schemi sempre ripetitivi. Una volta che si individua lo schema, si è in grado di cambiarlo fondamentalmente. E guida, non sei solo o non sei sola. Sei guidato dai maestri e gli insegnanti dei più alti reami, dei più alti cieli sarebbe. Quindi sappiate che c'è sempre un qualcuno, diciamo così, che veglia su di voi. Tutti nasciamo con almeno uno spirito guida. Poi durante il corso dell'età si vanno accumulando. Si c'è la possibilità di averne anche più di uno, però diciamo così che di base ce ne danno uno, okay? Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.